Nel cuore del Trentino è situata la De Pedri, un'azienda metalmeccanica in cui il team Cristelli dovrà effettuare un intervento. Dei diversi componenti che formano il team, a svolgere l'operazione di oggi ci sarà Daniel Montibeller, un gruista, e Gianluca Romani, il caposquadra e titolare. Ad attenderli, fuori dallo stabilimento in cui avverrà l'operazione, c'è già il cliente. Sono Andrea De Pedri, responsabile di produzione dell'azienda De Pedri SRL, che da più di 60 anni si occupa di lavorazione lamiera e carpenteria metallica. Per prima cosa il team procede a montare le zavorre autocaricabili sulla KT 160. Dopo aver sganciato il carrello e svolto un primo setup macchina, tempo di ispezionare il cantiere, e il trasporto eccezionale arriva a meta. Sopra di esso c'è l'enorme pressa industriale che dovrà essere posizionata. Un'operazione apparentemente semplice, se non fosse per la ridotta altezza del luogo in cui si svolgerà l'intervento. La difficoltà di questa operazione è riuscire a basculare la pressa sotto una trave di un caraponte abbastanza bassa. Quindi con le due gru coordinate dovremo riuscire a farcela. La gru principale è l'Hydrogru KT 160, ideale per i lavori all'interno dei capannoni. Il supporto c'era la FR 1750. La pressa pesa 43 tonnellate, pesa metà sulle due gru. La seconda gru, quella che fa il batticulo, probabilmente dovrà spostarsi a un certo punto dell'operazione per problemi di portata. Ricevuto l'enorme utensile da posizionare, il gruppo a bordo dei propri veicoli si sposta all'interno dello stabilimento. Prima è il turno della pressa industriale. Successivamente entrano Gianluca e Daniel a bordo dell'Hydrogru. Da questo momento il cronometro è partito e il team Cristelli avrà a disposizione soltanto 3 ore per svolgere l'intervento. Il luogo del sollevamento è estremamente basso. Eravamo un po' preoccupati per l'altezza del capannone. Avvalendosi di radiocomando e della possibilità di muoverlo da remoto, il veicolo viene posizionato con estrema precisione. Tuttavia, prima di poter posizionare la pressa, l'oggetto dovrà essere ribaltato di 90 gradi. Rispetto al trasporto, la macchina è stata ruotata per motivo di altezza, non si possono superare i 4 metri. Daniel procede ad agganciare al bozzello del veicolo l'enorme macchinario e il duo si prepara per il posizionamento. Gianluca alla cloche procede con il sollevamento e il veicolo del trasporto eccezionale viene liberato. La pressa viene fatta ruotare in posizione. Una volta allineata per lo spostamento, si procede con la manovra successiva. La pressa viene temporaneamente sganciata e Gianluca prende le misure per la fase di sollevamento seguente. Un secondo veicolo entra in scena, pronto a dare supporto all'operazione. Tramite radiocomando, l'autogru torna in funzione preparandosi per il prossimo tiro, mentre Daniel procede ad armare il secondo mezzo. L'azione consiste nel ribaltamento di 90 gradi della gigantesca pressa, un'operazione millimetrica scandita da un tempo di esecuzione sempre più ridotto. Divisi i compiti, Daniel si occuperà della FR 1750, mentre Gianluca della Hydrogru KT 160. I due procedono a collegare cavi e catene alla pressa industriale e a radiocomandare in sinergia gli impianti di sollevamento di entrambi i veicoli per ruotare l'oggetto di 90 gradi.
Lavorando all'unisono, i due gruisti procedono da radiocomando alla rotazione. Un grado dopo l'altro e l'operazione arriva a compimento. Una volta raggiunto il grado sufficiente di rotazione, vengono applicati sotto la pressa industriale degli spessori in legno. Svolta l'azione, la FR 1750 può essere sganciata e la Hydrogru KT 160 può concludere il sollevamento in autonomia. Lo spazio a disposizione è letteralmente al limite. Daniel procede quindi a togliere la FR 1750. Con movimenti lenti e precisi, Gianluca procede a posizionare la pressa sopra i supporti in cui verrà alloggiata. 1 millimetro alla volta e l'operazione viene conclusa con successo. Eravamo un po' preoccupati se l'azienda Cristelli riusciva a sollevare la macchina, ma abbiamo visto che, anche se complesso, sono riusciti a fare un ottimo lavoro come tempi e come posizionamento della macchina. La missione è compiuta e il tempo limite è stato rispettato. A questo punto non resta per il team Cristelli di tornare alla base e godersi un po' di meritato riposo prima di una nuova sfida.